Eccolo qui, questo meraviglioso tratto di costa salentino. Rimango incantato dai suoi panorami. I miei sensi si risvegliano. I colori, gli odori e i suoni della natura, in una moltitudine di forme, plasmano la vita dell'uomo e ne sono modellati. La terra e il mare dialogano tra loro continuamente e in questo scambio ininterrotto intrecciano storie del Mediterraneo e della terraferma. Il tempo sembra dilatarsi, mentre le tracce del passato affiorano attraverso le linee del paesaggio, le consuetudini della gente e la vita dei luoghi. Respiro appieno questa atmosfera fatta di tempo e non tempo, di segni e impressioni. Il mio sguardo si muove tra le strade del porto di Tricase, il Portus Veneris, cogliendo qua e là i segni che la storia ha lasciato nel suo scorrere. Qui da sempre l'acqua cristallina si lascia abbracciare dalle rocce, mentre un ritmo a misura d'uomo accompagna le imbarcazioni dei pescatori, le vite degli abitanti e le attività del porto. In alcuni momenti la brezza marina e il vento di terra si incontrano e sussurrano di vicende che, originate da ogni punto cardinale, hanno creato il carattere del luogo e della sua comunità. Mi lascio ora trasportare a ritroso per approdare al tempo del mito, quando i greci giungevano su queste coste, trovando un tratto adatto allo sbarco, dell'acqua sorgiva per dissetarsi e molte grotte per rifugiarsi. Come non intendere allora questi preziosi elementi e la bellezza del posto come un dono della benevola dea Venere? Così il luogo fu a lei consacrato e in suo onore vennero celebrati gli sbarchi con offerte e sacrifici. E nei secoli a seguire, la gente del posto d'ogni ceto ancora ha continuato ad affidare le proprie speranze e ambizioni a Venere, la stella del mattino, chiedendole protezione in terra e in mare. Nel corso del tempo, navi provenienti da ogni dove si sono susseguite su queste sponde in un dedalo di lingue e dialetti, in un andirivieni di carri, cavalli, botti e barili. Contadini, commercianti, marinai, contrabbandieri, principi e ufficiali hanno affollato le strade e le banchine conducendo fiorenti commerci. Spietati predoni hanno portato dal mare distruzione e morte e spregiudicati corsari si sono qui appostati in attesa di navi da depredare ed equipaggi da rendere schiavi. L'inchiostro del famoso cartografo ottomano Piri Reis ha fatto conoscere nel mondo lo scalo. Questo ha visto mutare nei secoli la ragione del brulicare delle attività portuali, mantenendo però sempre attivo il suo fermento vitale. Le imbarcazioni mercantili hanno lasciato spazio a pescherecci che attraccavano e che salpavano per battute di pesca fino alle coste egiziane. Nuovi commerci e mestieri artigiani si sono radicati. Poi è giunta l'onda del tabacco levantino, che ha cambiato l'aspetto dei campi, le mansioni degli uomini e il profilo delle rocce portuali. Più tardi, ai piroscafi intenti al trasporto di foglie essiccate, si sono succedute navi da guerra e trincee marine. Gli abitanti della comunità hanno lasciato il borgo ai militari anglo-americani di ritorno dal conflitto e poi hanno accolto profughi alla ricerca di una nuova vita. E di nuovo altri artigiani, pescatori, contadini, barche e velieri hanno ripreso a costellare la vita del porto in un inarrestabile divenire che trasmuta la storia in presente. Il vento, infine, mi posa nell'oggi. Ritrovo nei volti i riflessi vivi dei tanti eventi e della cultura millenaria da qui transitata. Gli uomini, che come allora sono allo stesso tempo pescatori, artigiani e contadini. Il borgo, che come in passato accoglie gesti quotidiani, ricorrenze e tradizioni di donne e uomini che ancora conoscono il suono delle antiche parole. La piccola comunità, che parla di sviluppo sostenibile e durevole ai paesi del Mediterraneo e del mondo. Il porto,
che invita viaggiatori vicini e lontani a sostare presso le sue sponde e le sue grotte, a scambiare saperi e a ricercare nuove conoscenze. Sempre nuove tonalità si mescolano alle tante sfumature dell'anima del luogo. Le osservo ancora qualche istante, prima di immergermi nell'accogliente e vivace Porto Museo di Tricase, Ecomuseo di Venere.